Sono Ludo e questo è il capitolo in cui ho scoperto che il fondo non esiste. C'è sempre un altro livello di disperazione e il gioco te lo mostra, ridendo. Quando pensi di aver toccato il fondo e invece continui a scavare. Tra giugno 2017 e aprile 2018 ho giocato ovunque. Casino AMS li avevo già provati tutti. Casino non AMS ne ho trovati 2 che mi hanno convinto. E uno di questi è stato la mia rovina. Eppure era un casino ridicolo. Nome assurdo. Sito anonimo. Slot uguali a quelle di 1000 altre piattaforme. Ma non importava. Io cercavo solo un posto dove continuare a giocare. Ero diventato un esperto nell'aggirare l'autoesclusione. Riattivavo vecchi account, aprivo nuovi conti, controllavo la lista delle licenze OMS in cerca di nuovi casinò. Il gioco non era più un passatempo. Era una missione. Estate 2017. Squilla il telefono. È il direttore della mia banca. Dobbiamo parlare dei tuoi movimenti sulla carta prepagata. Mi blocco. Mi ha scoperto. Troppe transazioni. Troppi pagamenti ripetuti. E alla fine la verità viene fuori. La banca è contraria a questo tipo di operazioni. Se continui, chiuderemo il tuo conto. Mi sento umiliato. Mi sento giudicato. Mi sento sbagliato. Le sue parole mi rimangono in testa per giorni. Doveva essere un segnale d'allarme, e invece è diventato un peso che ancora oggi mi porto dietro. Cambiai carte, account, bugie, perché la vergogna non ferma la dipendenza, la alimenta. Fino a luglio del 2017, nonostante il gioco, ero riuscito a pagare regolarmente le tasse. Incassavo circa 3.000 euro al mese con la mia attività. Poi ho deciso di investire quei soldi nel gioco. Ho iniziato a saltare i pagamenti. Per lo Stato e per l'INPS sono diventato un debitore. Oggi quei debiti mi inseguono ancora. Eppure nemmeno questo mi ha fermato. Per anni il mio rifugio lontano dalla tecnologia era stato Radici, il mio paese natio. Estate, famiglia, amici d'infanzia. Ma nel Ferragosto del 2017 qualcosa è cambiato. Dopo una serata in spiaggia con gli amici, torno a casa alle 4 del mattino. Mi sdraio sul dondolo e apro il casino online. La slot sta pagando. Resto lì fino all'alba. Nemmeno in vacanza riuscivo più a staccarmi dal gioco. Se c'è una cosa che i casinò non AMS sanno fare bene è manipolare i giocatori. L'assistenza clienti è sempre disponibile, perché il loro unico obiettivo è farti perdere più soldi possibile. Io li contattavo spesso, chiedevo bonus sui depositi, chiedevo cashback dopo le perdite. E poi c'era lei, un'operatrice con cui avevo preso confidenza. Mi suggeriva le slot che in quel momento stavano pagando. Mi dava piccoli aiuti per farmi rientrare in gioco, ma poi è sparita. Poco dopo ho ricevuto la telefonata della mia consulente VIP, Monica. Abbiamo offerte esclusive per te. Con un piccolo deposito potresti ottenere un bonus imperdibile. Era il loro modo di tenere i grandi giocatori incatenati al sistema. E ci riuscivano perfettamente. Mi chiamavano, mi mandavano offerte, mi convincevano a giocare sempre di più. Un giorno Monica ha avuto un momento di compassione. Non giocare su questa slot. Qualcuno ha appena vinto 50.000 euro. Per un po' non pagherà più. Quel giorno l'ho ascoltata. Il giorno dopo ero di nuovo su quella slot. Siamo a dicembre, Natale con la famiglia, ma io passavo le giornate chiuso in camera a giocare. Perché le feste, per la dipendenza, sono solo un altro giorno per perdere. Forse è il momento di smettere. Decido di chiudere l'account, ma i casinò non AMS rendono la cosa complicata. Scrivo email, contatto l'assistenza, parlo al telefono con Monica. Ogni volta stessa risposta. Aspetta, ti diamo un bonus gratuito. Ripensaci, potresti vincere. E alla fine cedo. Non riesco a chiudere l'account. E ancora oggi quel casinò mi manda offerte. Spero di non rispondere mai a quella chiamata. Nel primo quadrimestre del 2018 il mio rapporto col gioco è diventato ancora più instabile. Aprivo nuovi account, mi autoescludevo da alcuni casinò, poi ne riaprivo altri.
fino a quando il 23 aprile ho inviato una mail ai Monopoli. Chiedevo di revocare la mia autoesclusione da tutti i casinò AMS. Nessuna risposta. Ma pochi giorni dopo, una mail di un casinò cambia tutto. Da oggi, l'autoesclusione avrà effetto su tutti i casinò italiani. Ora, se mi autoescludevo, non avrei più potuto giocare. E invece, a settembre, ero di nuovo dentro. Le autoesclusioni? Una barzelletta. Riaprì account vecchi, ne creai di nuovi. I monopoli inasprirono le regole, ma io trovai sempre un varco, perché la dipendenza è creativa. E io ero il suo artista migliore. Il gioco aveva ripreso il controllo su di me. Settembre 2018. Vengo operato per una protesi bilaterale all'anca. Avevo 35 anni, ma la mia struttura ossea ne dimostrava 90. L'intervento ha bloccato completamente la mia attività fisica. Niente calcetto, niente ciclismo, nessun'altra valvola di sfogo. Come affronto lo stress? Dove trovo l'adrenalina? Risposta: nel gioco d'azzardo. Ero un fantasma in un corpo rotto, che giocava per sentirsi vivo. La mia strada verso la ludopatia era tutta in discesa. Pensavo di avere tutto sotto controllo. Pensavo di poterne uscire. Ma la verità è che il gioco mi possedeva. E tu, sei sicuro di avere il controllo? Vuoi sapere com'è andata avanti la mia storia? Iscriviti al canale. Metti like e scrivi nei commenti la tua esperienza. Ci vediamo presto.